Come alcuni di voi forse sanno, sono 6 anni ormai che porto avanti il progetto culturale Dante per tutti. La mia iniziativa si svolge prevalentemente presso la città di Roma e ha come fine quello di far conoscere il Medioevo attraverso la Divina Commedia, l'arte e la letteratura. Da 6 anni, quindi, ogni giorno vado nelle nostre splendide biblioteche pubbliche per studiare e restituire al pubblico dei testi che altrimenti sarebbero di difficile reperibilità. La mia predilezione poi principalmente va alle leggende e ai testi teatrali, e sempre nei miei appuntamenti romani ho accluso alla lettura con commento della Divina Commedia la lettura di brani per la maggior parte anonimi che segnano l'origine della nostra lingua e della nostra tradizione popolare. Nelle ultime settimane poi ho deciso di pubblicare alcuni video nei quali introduco e leggo proprio questo genere di testi, naturalmente trattandosi di leggende e di opere teatrali del Medioevo, la quasi totalità di esse sono di soggetto sacro, ma proprio a causa di questi video ho ricevuto tantissimi commenti da parte di persone che evidentemente non riescono a scindere la letteratura dalla religione. Pensavo fosse superfluo dirlo, ma a quanto pare va specificato che la mia iniziativa non ha carattere religioso, bensì soltanto culturale. Sono stato definito Satana e un falso Cristo semplicemente perché ho letto un lamento di Maria del XIV secolo e un brano teatrale del 400. Naturalmente si tratta di commenti che fanno sorridere nel loro esasperato fanatismo, frutto cioè di una mentalità che potrebbe facilmente definirsi come medievale, se non che il Medioevo qui non c'entra proprio nulla. Si suole spesso infatti definire il Medioevo come un'epoca oscura e in parte ciò è vero, ma noi non dobbiamo dimenticare che in quei 1000 anni il pensiero non si è mai fermato. Penso ad esempio ad Abelardo oppure a San Tommaso d'Aquino. Addirittura con Tommaso d'Aquino si giunse a santificare il frutto del pensiero umano. Durante il processo di canonizzazione, infatti, a coloro che obiettavano che Tommaso aveva compiuto ben pochi miracoli, Papa Giovanni XXII replicò che era la sua stessa opera filosofica degna di essere considerata come un miracolo. Il Medioevo quindi è stato sì un'epoca pienamente imbevuta di religione, ma è proprio per tale ragione che il cristianesimo poteva anche essere vissuto con libertà. Basti pensare a Dante Alighieri e alla sua Divina Commedia. È Dante infatti a stabilire i salvati e i condannati, tra i quali, non lo dimentichiamo, vi sono anche dei pontefici. Questa libertà con la quale veniva vissuta la religione nel Medioevo poi trova una sua espressione anche nei tanti testi nei quali vengono raccontati episodi non presenti nelle scritture e nei Vangeli canonici, testi nei quali spesso traspare una commovente attenzione nei confronti degli aspetti umani della vita di Cristo. Ho quindi deciso di rispondere alle accuse che mi sono state rivolte leggendo un frammento di un brano teatrale del XV secolo nel quale viene descritto ciò che nessuno dei Vangeli racconta, ossia dell'incontro tra Gesù appena risorto e sua madre Maria. Come vedremo è questo un brano di una dolce bellezza quotidiana. Immaginiamo quindi adesso di essere in casa di Maria, la Vergine è sola ed è vestita a lutto e invoca così la presenza del proprio figlio. Dolce figliolo, tu mi dicesti e a me desti speranza che al terzo dì ritorneresti, e di ciò non ho dubitanza. Viene figliolo alla scurata, cioè vieni a me vestita di scuro da ogni gente abbandonata. All'improvviso appare Cristo a Maria e dice: benigna madre mia, Cristo sono, il tuo dolce amore. Ogni tua malinconia tosto passa, ogni dolore. Io sono vivo e suscitato, e sommi a te manifestato. Madre mia, sono glorioso, e a te dono la mia pace. Maria risponde al figlio: figliuol mio grazioso, questa è cosa che mi piace, da poi ch'io ti veggio per vero, lassi raggio il manto nero. Dolce figliolo glorificato, lassamiti un poco toccare. Sono queste le mani e il costato ch'io ti vidi sì forate. Veder voglio tuo capo santo, s'ello è guarito tutto quanto. Figliuol mio, se ti piace, siede con meco a ragionare. E allora Cristo risponde alla madre: o dolce madre mia verace, siede, ch'io ti voglio raccontare, di star contieco, mi diletto che in te è tutto il mio affetto.
Allora la Vergine pone questa domanda al proprio figlio: dimmi, figliolo, ove sei stato in questi amari dì passati? Cioè dove hai trascorso questi 3 giorni? Allora Cristo risponde a Maria: lo inferno aio spogliato, madre, e ho liberati gli amici miei con disio che aspettavano l'avvento mio. Liberati ho il padre Adamo, e sprigionato aio Noè, salvato ho il patriarca Abramo e i figli Mosè e Jesse, David e ancora Rachele e i giusti figliuoli di Israele. Allora Maria dice al figlio: grazie rendo al Padre Dio che a me si ti ha mandato a consolarmi, figliuol mio, ch'io ti aggio veduto e toccato. Priegoti che ti sia a mente di visitarmi spessamente. Allora Cristo dice così alla madre e prende da lei congedo: madre mia, ogni dolore da me è trapassato, bello sono dentro e di fuori, e tutto sono glorificato. Piacciati, madre, riposarti, ch'io torneraggio a consolarti. Madre mia, per lo mio amore tu hai cotanto lamento, cioè tu per causa mia hai sofferto tanto, tu sei degna di ogni onore, prima a te aggio parlato, cioè tu sei stata la prima con la quale io ho parlato, ora poni fine alla tua pena, ch'io vo a parlare a Maddalena. Cristo quindi, pronunciando queste parole, esce di scena, la Vergine resta sola e pronuncia queste parole rivolgendosi al pubblico: io ho grande allegrezza del mio figliuolo che è resuscitato, dicovi con fermezza ch'io l'ho veduto e con le man toccato, vestir vo di colore e levar via questo manto scurato. Grazie mille.